Ho riscritto l'inizio di questo video troppe volte, indeciso su cosa raccontare. Ho riscritto l'inizio di questo video troppe volte, indeciso su cosa raccontare. Ho riscritto l'inizio di questo video troppe volte, indeciso su cosa raccontare. Mi sono chiesto, punto tutto sull'incredibile storia dello studio di sviluppo? Oppure potrei parlare delle tematiche del gioco? Ci sono. Faccio una di quelle introduzioni narrative tentando di descrivere la giornata tipo su Talos One. Nel dubbio, avevo persino optato per un piccolo excursus storico non solo sul capitolo precedente di Prey, ma sulla tradizione insoggettiva di Ion Storm, Looking Glass Studios e Warren Spector. E invece, infine, mi sono dovuto arrendere. Tutto questo è solo un maldestro tentativo di rimandare l'inevitabile. La speranza di legittimare un pensiero così pesante da farmi quasi paura, non solo per il suo significato intrinseco, ma per le conseguenze sul mio modo di intendere il videogioco. Alla fine mi sono detto, togliamoci questo dente. Ed è così che ho deciso di iniziare, con la più forte delle mie riflessioni. Prey non è altro che l'evoluzione ludica della tradizione Irrational Games e rappresenta l'esplorazione tematica degli stessi concetti dello studio americano, ma resa in maniera ancora più interattiva e stratificata. È un manifesto artistico di rara potenza, frutto del lavoro di un team che ha fatto della materia videoludica il suo campo d'azione prediletto e che oramai si iscrive tra i più grandi studi di sviluppo della storia dei videogiochi. È stata dura. Adesso tenterò di giustificare il perché di queste mie decise ma sicure affermazioni. Il videogioco narrativo è anzitutto contesto. Il mondo e i luoghi descritti devono farci sentire parte di un racconto credibile, coerente e immersivo. Altrimenti le azioni esperibili con il protagonista entrerebbero in conflitto con il desiderio del giocatore. Da questo punto di vista, la stazione spaziale di Talos One, teatro degli eventi raccontati in Prey, è un capolavoro assoluto. Il level design può essere immediatamente compreso da qualsiasi giocatore con un minimo d'esperienza con i titoli in soggettiva. Ma riuscire a padroneggiare i suoi ambienti è una ricompensa che si ottiene solo avanzando con attenzione e cura per i dettagli, in maniera metodica e curiosa. Affidandosi alle sue meccaniche, figlie anche dell'esperienza di Arkane Studios con i due Dishonored, Prey è in grado di offrire al giocatore percorsi esplorativi al limite dell'impossibile. Verticalità e dinamismo governano gli spazi di Talos One, e dunque anche del nostro agire. Non è però solo il level design a rendere credibile il racconto di Arkane Studios. Le ambientazioni non sono solo ricercate, ma si evolvono in maniera stratificata, fluida, a seconda delle zone che stiamo percorrendo. In questo modo danno anche un contesto storico a quanto suggerito a inizio gioco, evidenziando al contempo i cambiamenti artistici avvenuti nelle varie epoche della storia dell'uomo. Ecco dunque che l'Art Deco dei primi livelli, costruiti nel 1963, lascia lentamente il passo a un design fantascientifico decisamente più elaborato, che si spinge fino al moderno e al futuristico, a seconda dei luoghi visitati e degli eventi raccontati. Grazie a queste scelte, Talos One appare una struttura con una sua vera storia, manifestando delle complesse stratificazioni architettoniche e stilistiche. I nemici, figli di un'idea geniale sia a livello ludico che narrativo, riescono a dare costantemente spessore agli ambienti e alle meccaniche, anche grazie ai loro peculiari poteri. Infatti, la loro innata capacità di abitare ogni tipo di ambiente e oggetto rende ogni spazio potenzialmente nuovo, mutevole, capace di minacciarci e sorprenderci in ogni secondo. Questa loro natura riflette nel modo più cristallino possibile la filosofia di design alla base delle opere Arkane. I loro mondi sono quanto di più vivo e reattivo ci sia sulla piazza, e per poterlo essere anche gli abitanti di quei luoghi devono poter non solo reagire, ma anche agire sul giocatore. Persino i cadaveri disseminati nella stazione abbandonata hanno un nome e uno scopo. Non sono mai elementi estranei al racconto, ma sembrano sempre legati in maniera viscerale a Talos One e ai suoi tragici eventi. Tutto ciò sorprende ancora di più se si pensa che siamo spettatori di storie che sono ancora in divenire. A seconda del nostro agire, l'intera stazione subirà cambiamenti determinanti. Di conseguenza, il giocatore assisterà a una costante riscrittura dei livelli in funzione dei macro eventi che colpiscono Talos One, spingendolo a rileggere sul piano ludico i livelli già percorsi e sul piano narrativo i personaggi già incontrati. In sostanza, come forse non accadeva dai tempi di Rapture, Talos One è il secondo grande protagonista dell'opera Arkane Studios. Ma se la stazione è il secondo, chi è il primo? È qui che viene il bello.
In primis è sorprendente il coraggio degli sviluppatori francesi nell'affidarsi al giocatore, nel credere che si abbandonerà alle loro regole. La loro fiducia è tale che non vedremo mai notifiche che ci avvisano del rischio di perdere dei pezzi in più, perché Arkane ha compreso che il videogioco non è una lista di azioni da fare, ma uno sviluppo dinamico in funzione alle scelte del giocatore, che in Prey hanno un impatto significativo sul breve, sul medio e sul lungo termine. Inoltre, come nel più puro dei giochi di ruolo, avremo davvero la possibilità di agire liberamente con i personaggi non giocanti, uccidendoli, salvandoli, ingannandoli o sfruttandoli a nostro piacimento, in funzione dei nostri obiettivi o anche solo di semplici antipatie. Anche da questo punto di vista, il rispetto mostrato da Arkane verso il giocatore è assoluto, e la scrittura del personaggio si evolve non solo in base alle nostre scelte di dialogo, ma tenendo anche conto delle azioni dirette sul mondo di gioco. Ad esempio, alcune missioni secondarie sono a tempo. Svariate nuove quest si attivano solo in zone nascoste della stazione. Persino la maggiore presenza di nemici varia in funzione dei potenziamenti che faremo. Ci troviamo di fronte a un trionfo ludico che non ha paura di rischiare, che non accompagna il giocatore mano nella mano, che non gli elenca tutte le attività da fare, ma lo sfida a scovarle, perché anche solo un nuovo percorso disponibile riesce a essere una ricompensa entusiasmante. Per un contesto narrativo credibile servono interfacce e concept credibili. Ecco dunque che per parificare le conoscenze pregresse del protagonista a quelle del giocatore, Rafael Colantonio, il leader writer del gioco, si appoggia alla più classica delle trovate, la perdita di memoria, che in Prey diventa però fulcro tematico e narrativo dell'intera vicenda, non una semplice giustificazione, ma il cuore dell'esperienza. Anche l'interfaccia grafica viene legittimata da scelte standard tipiche dello sci-fi più tradizionale, con una tuta futuristica che ci elenca luoghi di interesse, risorse disponibili e azioni esperibili, oltre a un inventario visibile tramite interfacce neurali e tecnologia all'avanguardia. La forma immersiva dell'interazione è sempre l'obiettivo finale di Arkane Studios, e la cura riposta in tutti questi elementi la garantisce per tutta l'esperienza. La direzione artistica, infine, sfrutta versioni deformate, cartunesche ed esagerate dell'aspetto umano, riuscendo a superare in maniera dinamica il conflitto tra realismo fotografico e immersività visiva. Ho solo provato a sintetizzare la qualità del design dei livelli e del mondo di gioco di Prey, che può essere compresa solo una volta padroneggiate le meccaniche base del gioco e dedicandosi anima e corpo alla scoperta della stazione di Talos One. Ma tutto ciò passa in secondo piano rispetto allo straordinario lavoro di scrittura fatto dal team di Austin, a partire dai differenti livelli di lettura presenti, che richiamano in maniera evidente le opere di Irrational Games e Looking Glass Studio. Esattamente come in BioShock, i temi apparentemente al centro del discorso di Prey sono in realtà i pretesti per raggiungere lo scopo finale, una riflessione sulle tradizioni videoludiche e sul modo di intendere l'interazione da parte del giocatore. Come Levin, Colantonio è cosciente del fatto che la struttura da FPS non si presta ad affrontare concetti che in questi anni altri titoli hanno esplorato in maniera intelligente e coerente. Girare per un'astronave derubando cadaveri e uccidendo alieni non può approfondire in alcun modo i temi dell'esistenza di altre forme di vita nella galassia, o del sacrificio di pochi per salvarne molti, o della memoria come identità dell'individuo. Le interazioni disponibili in Prey non dicono e non aggiungono nulla a queste tematiche, che, come da tradizione, vengono affrontate quasi esclusivamente nell'eccessiva miriade di audio e testi da scoprire in giro per Talos One, oltre ovviamente ai dialoghi e alle sequenze cinematiche. Ciò che invece queste interazioni sono in grado di dirci è chi siamo come giocatori. Sono una sintesi del perché agiamo in un determinato modo, rappresentano una serie di domande implicite sulla nostra capacità di sentirci personaggi di una realtà alternativa, oppure onnipotenti esseri incuranti di ciò che accade a intelligenze artificiali e luoghi fittizi. Ecco dunque che, sempre come in BioShock, la marionetta, Morgan Yu, si identifica col burattinaio, noi. Un percorso che, proprio come nell'opera Irrational, verrà esplorato nel finale, con colpi di scena forse prevedibili per un giocatore smaliziato, ma comunque resi in maniera intelligente e significativa, capaci di dare un peso enorme alle azioni del giocatore. Inoltre, è evidente la presa di coscienza degli sceneggiatori di essere solo dei coautori del risultato finale dell'opera, incapaci di limitare del tutto le interazioni libere e personali del giocatore. In tal senso, i finali alternativi disponibili sono solo un'ulteriore ammissione di colpevolezza da parte di Arkane, che ci libera apparentemente dalla gabbia della sceneggiatura, per poi però ricordarci di essere costretti dai limiti intrinseci della narrativa tradizionale. Prey è dunque molte cose,
È un gioiello di level design. È una straordinaria riflessione sull'interazione e il giocatore. Racconta un mondo interessante e credibile. Descrive storie e personaggi con cura e attenzione. Si fida del giocatore e gli offre le chiavi di un mondo tutto da scoprire ed esplorare. Più di ogni altra cosa, però, Prey è la straordinaria somma di queste qualità, che rappresentano un nuovo punto di partenza nel panorama AAA, per un modo di intendere il videogioco che sia libero dai limiti spesso autoimposti nel tentativo di scimmiottare gli altri media. Una filosofia che veda nel giocatore una figura con cui dialogare, da rispettare e sfidare, con tatto e intelligenza.